Che cosa succede quando abbiamo più gatti? Ci aiuta nella gestione di più gatti in casa la dottoressa Costanza De Palma, che è etologa, comportamentalista e bioeticista. E in questo seminario ci dà numerosi spunti per la convivenza con più gatti entro le mura domestiche. E lei è senza dubbio una esperta in materia, visto che ha 11 gatti, un cane, 2 figlie e un marito. Buongiorno a tutti, oggi tratterò l'argomento convivenza con più gatti. Concetto importante: il gatto non è un animale da branco ma un solista. Che cosa significa? Che sa sopravvivere e vivere basandosi sulle proprie capacità, quindi non c'è una vera e propria necessità di coabitare con altri conspecifici. Non soffre la solitudine ma bensì la noia e ha bisogno di continui stimoli, quindi coabitare con un conspecifico può essere un fattore positivo con le dovute accortezze. Però il nuovo adottato dovrebbe essere possibilmente di età simile e di sesso opposto, ma non è una vera e propria regola, può aumentare il successo di una convivenza ottimale. Evitiamo però di far coabitare un cucciolo con un cane anziano, perché hanno esigenze diametralmente opposte, anche se c'è la possibilità che possano convivere, però potendo scegliere è preferibile di no. Non c'è un numero fisso standard di quanti gatti possano convivere tra di loro, tutto è proporzionato soprattutto alla grandezza, l'ampiezza e la qualità dell'ambiente in cui vive. Infatti i gatti, a differenza dei cani, vivono molto la tridimensionalità dell'ambiente, quindi se c'è un valido arricchimento ambientale sviluppato sulle 3 dimensioni, con l'utilizzo ad esempio di mensole, pensili di varie altezze, librerie, mobili, arrampicatoi, grattatoi eccetera, aumenta la qualità dell'ambiente. Inoltre più fonti di cibo e acqua a disposizione contribuiscono al fabbisogno del gatto. Un valido supporto è anche la possibilità di usufruire di uno spazio all'esterno, tipo un balcone. Ottimale sarebbe un giardino, ovviamente in sicurezza. Il numero delle lettiere, la regola è che debba essere il numero dei gatti più 1. Questo perché in natura il gatto da una parte fa le urine, da un'altra parte fa le feci. Infatti chi ha un gatto con una lettiera può notare che le urine si concentrano in un lato e le feci in un altro, proprio perché suddivide gli spazi. Quindi l'ideale sarebbe avere con un gatto una cassetta per le urine e un'altra cassetta per le feci. Quindi 2 gatti sarebbero 3 lettiere, 3 gatti 4 lettiere e così via. Ho parlato dell'ambiente, che quindi la qualità dell'ambiente è importante, ma un fattore importantissimo è anche la personalità del gatto. Cioè noi da proprietari dobbiamo capire che tipo di personalità ha il nostro gatto, se preferisce convivere con un altro cospecifico oppure no. Ci sono gatti particolarmente socievoli, giocherelloni, che possono far capire che adottare un altro gatto possa essere un fattore positivo, ma ci sono gatti invece particolarmente restii nei contatti che potrebbero far escludere questo tipo di concetto. È anche vero che alcuni gatti che sono particolarmente timidi, se hanno un conspecifico, possano essere un po' più stimolati all'approccio, ma non è sempre vero. Quindi in questo caso, quando ci sono gatti particolarmente introversi, è bene valutarlo con un po' più di attenzione. Se il luogo dove abitiamo ha i requisiti giusti per far fronte al fabbisogno di più gatti, rispettando il loro benessere, ok, si può adottare un altro gatto. L'introduzione deve essere sempre graduale, quindi non è che noi entriamo in casa con il nuovo adottato e lo lasciamo libero in casa, no, assolutamente no. Dobbiamo predisporre 2 ambienti dove uno mettere il nostro gatto di casa, un altro ambiente il gatto nuovo adottato, dopodiché attrezzati entrambi i territori con ciotole, lettiere, grattatoi, giochi eccetera, e in questa fase dobbiamo dare le giuste attenzioni sia al nostro
diciamo primo gatto, che quello nuovo. Con quello nuovo già iniziamo a creare un rapporto, una relazione con esso. In genere io consiglio di prima relazionarsi con il nuovo gatto, poi relazionarsi con il nostro il gatto che avevamo da subito, in modo che il nostro gatto possa percepire su di noi l'odore del nuovo adottato, inizia già un po' a conoscerlo a livello olfattivo, che si risulta decisamente molto meno invasivo. Dopo qualche giorno si possono scambiare i territori, quindi il nostro primo gatto va nel territorio dell'altro gatto, del nuovo adottato, e viceversa. Questa è una fase molto importante perché vanno valutate le reazioni dei gatti. Quindi il nostro gatto inizierà ad annusare, bisogna vedere dov'è che va ad annusare, se entra nella lettiera inizia a fare i bisogni, se utilizza le ciotole dove ha mangiato l'altro gatto, eccetera, e viceversa. Se tutto procede bene, si possono poi incontrare in un territorio neutrale, che quindi non la stanza dove stava uno e l'altro, ma un territorio neutrale, e valutare che cosa succede. La nostra presenza è fondamentale, ma deve essere discreta, quindi non iniziamo a parlare o accarezzare uno o l'altro, cerchiamo un po' di vedere come reagiscono. Una cosa importantissima è non assentiamoci e soprattutto non riceviamo ospiti, cioè nel senso che se abbiamo paura che i gatti si possano azzuffare non mettiamo in mezzo terze persone che possono creare un ulteriore disagio, perché è un momento molto delicato. Allora, ci sono 3 fasi. Allora, non indico il fatto che tutto possa andare bene, che i gatti si annusano, iniziano a giocare, eccetera. Questa è la fase ottimale, ideale, ma non sempre può succedere questo. Quindi ci possono essere poi queste 3 fasi. La fase di distanziamento, dove i gatti appunto si possono minacciare a distanza, si studiano anche da seduti e stanno molto attenti. Poi la fase di scaramuccia, dove uno dei gatti, in genere è chi abitava già nel territorio, aggredisce e insegue l'altro e lo confina. Ci possono essere anche vocalizzazioni molto forti e peli che volano, perché se il gatto dà la zampata è possibile che ci possano essere peli che volano. La terza, quella più delicata, più grave, più importante, è quando il gatto di casa appunto diventa proprio ipervigile, fa agguati per attaccare l'altro gatto e è talmente nervoso che può anche rivoltarsi contro lo stesso proprietario. Allora, la prima fase appunto è normale, la seconda è abbastanza tranquilla, si può facilmente superare. È la terza fase, quella più preoccupante e delicata, dove ci possiamo veramente giocare la coabitazione dei 2 gatti. In questo caso va rifatto il passo indietro nell'introduzione, quindi ridividere i territori, rifarli mangiare, eventualmente uno in presenza dell'altro, ma affinché non possano azzuffarsi, ma che il cibo possa essere interpretato come un rinforzo positivo, un ricordo positivo in presenza dell'uno dell'altro. Non prendere assolutamente le difese di nessuno, nemmeno del gatto di casa, e evitare soprattutto le punizioni. È opportuno, come un aiuto, un supporto in più, l'utilizzo di feromoni tipo la linea Feliway, sia quelli in versione da mettere alla presa elettrica, da mettere nel territorio, nei 2 territori che sono stati creati ad hoc, quindi nel territorio A, nel territorio B e in quello neutrale, e sarebbe ottimale anche la versione spray da spruzzare su un panno e passarlo sui mantelli dei gatti, in modo da migliorare la possibilità di interazione. Per quanto riguarda il gatto, se c'è stata un'aggressione o è stato mal tollerato il gatto, quello in genere quello che viene adottato, allora sarebbe utile per superare questo trauma le gocce di Rescue Remedy, però la versione, mi raccomando, alcol free, per far fronte appunto a questo momento di distress. Il distress è lo stress negativo. Se
Se ci troviamo davanti a bisogni fuori dalla lettiera per marcazione territoriale, dobbiamo pulire senza essere visti con acqua calda e alcol, mai candeggine e ammoniaca perché sono a base di azoto come l'urina, quindi andremo a rimarcare. Introduciamo un'altra lettiera da mettere in un luogo tranquillo, evitiamo i cristalli perché oltre a essere molto costosi trattengono tantissimo l'urina e creano grossissimi problemi per quanto riguarda i bisogni in casa, e utilizziamo sabretta agglomerante inodore. Può capitare che la gatta di casa possa partorire e quindi ci siano i cuccioli. Che cosa dobbiamo fare? Gli altri gatti di casa possono non tollerare i cuccioli, ma può essere anche poco ben risposta alla relazione anche la gatta che ha partorito, perché ci può essere un'aggressività materna per la naturale difesa della cucciolata, inoltre anche lo stress, lo sforzo dell'allattamento, e quindi è preferibile tenere isolata la mamma con la cucciolata e anche tenerla un po' da sola senza i cuccioli per farla riprendere e curare maggiormente la dieta. Io ho avuto un caso clinico molto importante dove la mamma aveva avuto un'altra cucciolata, conviveva con la figlia e madre e figlia avevano iniziato ad azzuffarsi e la mamma era particolarmente difensiva nei confronti delle cucciole, della nuova cucciolata, e non riconosceva più la figlia. Quindi io ho suggerito di isolare nuovamente madre e figlia, aspettare che fossero adottati i gattini, dopodiché gradualmente ricominciare l'introduzione come se non si fossero mai conosciute. E il caso è stato risolto. Bisogna fare attenzione anche quando si riporta a casa il proprio gatto dopo la tolettatura, visita dal veterinario o un post-operatorio, perché quando viene riportato il gatto in casa può non essere più riconosciuto per un odore particolarmente alterato o anche l'uso del collare elisabettiano o altro. Quindi teniamo il gatto, quello che è ritornato a casa, dopo un giorno o anche a 2 per recuperare il proprio odore e rimetterlo in forza e farlo recuperare anche da un'eventuale anestesia, perché può barcollare, può essere spossato, quindi cerchiamo di rispettare un po' la sua privacy. L'uso del rescue remedy alcol free e dei feromoni in questo caso possono essere anche un valido supporto. Prestare molta attenzione a casi, quando appunto c'è l'introduzione di un nuovo gatto, casi di inappetenza, eccessiva tolettatura con addirittura mancanza di pelo o ferite, alopecia, cambio di abitudine, eccessivo isolamento. Io ho avuto un altro tra gli innumerevoli casi di cui mi sono occupata, ho avuto il caso di una gatta di cui la proprietaria faceva molto spesso degli stalli per un'associazione di volontariato. Che cosa è successo? Questa gatta era talmente stressata, esaurita da questo continuo andare e venire di gatti in stallo, anche cucciolati eccetera, che aveva iniziato a lacerarsi totalmente il petto. Era completamente glabra, con ferite. Ho dato i dovuti consigli alla proprietaria, innanzitutto di diminuire questi stalli, di prestare molta più attenzione nei confronti di questa gatta. L'utilizzo del rescue remedy è stato ottimo, anche l'utilizzo di feromoni l'ha molto aiutato e praticamente il gatto gli è iniziato a ricrescere il pelo e insomma si è riequilibrata molto la situazione. Quando ci sono questi casi è importante consultare un esperto in comportamento accreditato e soprattutto con un curriculum universitario che faccia visita a domicilio. Il curriculum universitario è indispensabile perché purtroppo la nostra categoria ha visto il pullulare di corsetti privati dove persone pinche palle hanno preso questi titoli che non hanno alcun credito, non hanno alcun potere, alcun valore e che quindi fate entrare persone totalmente allo sbando che non sanno gestire in modo corretto e professionale un lavoro così delicato. Non va preso alla leggera. Ci sono professionisti
e professionisti. Per evitare cucciolate indesiderate e problematiche annesse anche al calore, si suggerisce di far convivere gatti sterilizzati, perché ho consigliato appunto all'inizio la possibile convivenza tra gatti di sesso opposto, quindi questo è una cosa abbastanza importante. Per i segnali di stress potete anche leggere il mio articolo Gatto stressato, sintomi e rimedi, pubblicato sul sito www.miciogatto.it. Per avere consigli proprio pratici sulla convivenza con più gatti ho pubblicato un video tramite il portale appunto Micio Gatto, come io convivo con i miei gatti. Ho 11 gatti, all'epoca ne erano 12, perché uno purtroppo che già stava male non c'è più. Come io convivo con 12 gatti, un cane, 2 bambine e un marito. Ovviamente è una casa particolarmente grande, perché ho avuto la possibilità di avere un villino su 3 piani. Grazie per la vostra attenzione, buona convivenza a 6 zampe. Ringrazio tantissimo la dottoressa Costanza De Palma e vi ricordo che la trovate anche nel gruppo Facebook di Micio Gatto, dove può rispondere alle vostre domande sul benessere del gatto. Le girerò anche le domande e i commenti che scriverete qui sotto su questo video e mi raccomando, come sempre, iscrivetevi al canale YouTube di Micio Gatto, condividete questi video per la salute e il benessere del gatto. Vediamo se la Lady mi lascia girare questi video, perché lei vuole sempre essere al centro dell'attenzione. Adesso me la coccolo un po'. Un bacione a tutti, ciao amici gatti e amici gatte!